Cosa hai visto? Una mela, giusto? No, non è così giusto. In realtà hai visto la foto di una mela, anzi, volendo essere precisi, hai visto il video della foto di una mela. Allora, cosa è successo? Hai guardato attraverso questi mezzi. Il video e poi la foto sono abbastanza trasparenti e tu hai visto solo la mela, anche se quella mela non è una mela. Le fotografie, se le guardate bene, si muovono tra due gradienti. Guardate questa per esempio, questa è una foto famosissima di Edward Steichen. Sera, un laghetto, la luna, però noi prima di vedere quello vediamo l'atmosfera, è oscura, un po' romantica, un po' misteriosa, vediamo anche che è un laghetto con degli alberi, una luna che sta là dietro. Sembra questo. Invece guardate quest'altra. In fondo è un'immagine che ci assomiglia, però vediamo subito gli alberi, la luce. È più trasparente. Succede quindi che le fotografie possono essere più o meno trasparenti. Quando non sono trasparenti, vediamo prima l'atmosfera, il mood, la suggestione emotiva che ci arriva da quell'immagine. Quando invece una fotografia è molto trasparente, tendiamo a guardare subito cosa c'è dentro, a vedere gli oggetti rappresentati nella fotografia, gli oggetti, i soggetti, le persone, mentre altrimenti riceviamo prima una sollecitazione quasi corporea, sentiamo un'atmosfera. Guardiamo adesso come alcuni fotografi si muovono all'interno di questa possibilità che il mezzo ci offre. Le fotografie poco trasparenti hanno preso il nome un tempo di fotografia pittorica o pittorialista, perché alle volte addirittura sembravano qualcosa che non erano più fotografie e cercavano di imitare nella loro estetica, di assomigliare ad altre tecniche, specialmente quelle più antiche. Però se pensiamo alla fotografia pittorica come una fotografia poco trasparente, ne troviamo esempi tutt'oggi. È una delle soluzioni che ci fa sentire più creativi, meno meccanici, affascina molto soprattutto chi si avvicina alla fotografia. Guardiamo appunto degli esempi nella storia. Uno dei grandi fotografi pittorialisti è Robert de Massy, oppure Edward Steichen, nel ritratto Julia Margaret Cameron. E questi sono storici, ma oggi guardiamo questo qua. Questo è Elger Esser. Elger Esser viene dalla scuola tedesca dell'Accademia di Düsseldorf dei Becker. Quindi viene da tutto il contrario di queste immagini qua, e lui fa dei paesaggi a colori che diventano sognanti, misteriosi, alle volte sembrano quadri, l'atmosfera è molto forte. Oppure i ritratti di Sarah Moon, due fotografie più astratte dove l'atmosfera è fortissima. Fin da quando è nata però la fotografia è stata amata e apprezzata soprattutto per la sua capacità di essere trasparente, di darci veramente l'illusione in alcuni casi di essere di fronte all'oggetto. Questa trasparenza che per certi versi è un limite, per certi altri invece è un pregio. Adesso vediamo dei fotografi che hanno fatto della trasparenza la loro cifra. Dobbiamo considerare che all'inizio la tecnica non era in realtà così trasparente, la tecnologia non permetteva un'alta definizione, non permetteva la fotografia a colori, che ovviamente è più trasparente di quella in bianco e nero, ma già agli inizi molti fotografi l'hanno usata con l'intento della trasparenza. Un caso noto è Eugene Atget, che fotografa la Parigi che vedeva sparire e ci racconta com'era. Sono foto piene di dettagli, di cose proprio da guardare, da esplorare, e per farlo ci deve dare la trasparenza, dobbiamo vedere bene. Oppure guardiamo qui un altro fotografo che è diventato famosissimo, Stephen Shore. Stephen Shore ci racconta della quotidianità americana, street view, normalità. Per raccontare lui deve essere trasparente. Anche nel ritratto si può essere trasparenti. Altro contemporaneo, sempre famosissimo, Thomas Ruff. Lui fa questi grandissimi faccioni, trasparentissimi, quasi un po' deformati da
un rapporto di scala tra focale e immagini che ce li fa apparire un pochino sgrandangolati, come delle enormi fototessere. Ma forse l'intento era proprio quello, un'estrema trasparenza ci fa vedere solo questi volti 10 volte più grandi di quello che sono in realtà, perché ci vuole far vedere solo quelli. Il volto, l'ultima cosa che ci è rimasta, e ce lo fa vedere grande, quasi monumentale. Adesso riallacciamoci all'ultimo video, quello che avete visto tra sguardo e scena, perché si collega a questo discorso della trasparenza. Se io voglio raccontare lo sguardo, quindi raccontare alla fine in qualche modo anche poco di quello che sto vedendo, perché è una cosa rapida, è spontanea, è fatta nella contingenza, magari mentre succedono delle cose o mentre voglio dar l'impressione che stiano succedendo delle cose, è facile che quelle immagini siano molto connotate esteticamente e quindi che siano poco trasparenti. Attenzione, queste immagini poco trasparenti dovrebbero essere della fotografia documentaria, ma è quasi una contraddizione, o no? Secondo me lo è. Secondo voi questa immagine così poco trasparente, che pur racconta un fatto storico, è più potente per l'emozione che ci dà il come è fatta o per ciò che racconta? Ditemi cosa ne pensate. Quanto un'immagine sia o non sia trasparente è una scelta, lo decidiamo noi come farla questa cosa. Ovviamente c'è un problema, il solito grande problema, e bisogna saperla fare. Per cui sia per fare una cosa molto trasparente, sia per fare una cosa poco trasparente, un po' di tecnica ce la dobbiamo mettere, altrimenti è facile che viene una cosa che non è né carne né pesce e soprattutto una cosa che non va d'accordo con le nostre intenzioni. Per cui se noi veramente vogliamo mostrare ciò che vediamo, è chiaro che dovremmo andare verso la trasparenza, anche molta trasparenza. E questo richiede una certa perizia nel fare. Ma lo stesso vale se vogliamo fare questi effetti di poca trasparenza. Richiedono tutti un impegno. Una fotografia fatta così senza pensare manca di quella coerenza che poi gli dà la forza. Queste foto che avete visto sono potenti, funzionano soprattutto perché sono coerenti e perché sono scelte. Vi saluto, non dimenticatevi di cliccare mi piace, di condividere il video, di interagire con noi. Vi ringrazio, a presto!